Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Dopo 2 anni finalmente sono ritornato in Po. Saremo ospiti di 2 amici che sicuramente conoscete, ma che vi presenterò strada facendo. Non appena arriveranno, trasborderemo sulla sponda opposta e ci prepareremo per affrontare questa sessione. Mettetevi comodi, buona visione a tutti. Raga, abbiamo fatto il primo carico, adesso sto aspettando Andre che è andato a prendere Davide che ha portato un altro gommone. Non appena arrivano andiamo alle macchine, carichiamo tutti e 2 i gommoni, continuiamo il trasbordo. Abbiamo appena finito di trasportare tutto, era tantissima roba ragazzi, e adesso ci apprestiamo ad andare a calare le canne. Ci facciamo prima un giro con il dipper per trovare qualche scalino. Abbiamo visto tanto movimento a galla di pesciotti, il tempo di scandagliare bene la zona e mettiamo giù le canne. Tra poco si mangia perché ho famissima. Ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo trasportato, sono con Andrea e Davide e inauguriamo questa pescata così. Alla salute ragazzi. Speriamo di prendere, di svangare. Sì, almeno uno uscirà, dai. Si pranza, gli chef in azione. È ora, è ora. Una volta prendeva i siluri, adesso si è dedicato alla cucina. Salsiccia di cinghiale, cotto. Davide che spalma la marmellata di Anduia. Marmellata di Anduia. marmellata di Induia e il Po. Il punto lì fa il gradino. In quella zona lì fa il gradino. E là c'è quella prismata dove avevamo preso il 190. Ma tu dici di pescare a pietra o a break? Ce n'è una. A break peschiamo stasera. Io una Ok. buona la metterei. Perché qua sulla scalina possiamo già metterla a break, bella. Go on board! Stiamo andando a scandagliare un po' il fondale per decidere dove posizionare le nostre canne. Mi affido a lui oggi. Vediamo cosa è capace di fare. Vediamo. Vediamo se è vero che prende questi siluri O o faccio finta. i video sono taroccati. Questo è il gradino. Qua può già essere buona. Sì. Sì, infatti sono segnati i punti. Vedi questo qua? Sì. Questo punto qua l'avevo già segnato. E subito qua davanti. Possiamo metterne anche 2 pietre qua, una qui e una più in giù, andando giù così. Allora io lì ho visto saltare una marea di pesci. Sì, c'è un Quindi punto c'è dove la molto prismata fa movimento. 45 gradi, forse qua. Ah, è questo qua il punto, eccolo. Qua si potrebbe mettere a boa, perché corrente non ce n'è, ferma. Potremmo mettere una boa gonfiabile qua, su sto gradino. Così ne abbiamo 2 in giù. Sui 3 metri ci potrebbe stare, anche perché poi arriva fino a 5. 3 Eccolo metri qua il siamo a metà. punto. Sì. Vedi, 3 metri. Sì, qua ci può stare. A boa? Una boa sui 3 metri. Lì non è male. Poi una la mettiamo proprio a pietra, lì dove hai visto anche te. Ok. E qua Sotto c'è la non ci prismata vogliamo che calare? qua c'era la prismata, vedi che è salvato già. Qua Ok. c'è la prismata che va giù a 45 gradi, qua abbiamo preso il 190 perché guarda lì, qua sono pesci. Pieno di brem, quindi Quelli sono pesce pesci. foraggio c'è. Vedi, qua la prismata va giù a 45 gradi. Ok. Infatti lì c'era anche un bastone che probabilmente già usavo per breccare. sul Ok, ci gradino. agganciamo lì sopra. Brecchiamo lungo. Ci agganciamo. Oh oh oh. C'è il vento che non
facilita l'operazione. Ok, Questo è un pesce. ok. Grande, eh? Forse un bango. Potrebbe essere un siluro. Poi allora hai visto i posti, facciamo così, vieni con Davide così facciamo... Allora, 4 canne abbiamo e sono 4 spot. Ne mettiamo una qua e 3 su quell'altro, Sì, e 3 sull'altra, sì. E proviamo sia a pietra che a break. 3-4 punti buoni li abbiamo trovati. Ragazzi, dopo un'attenta scelta dello spot insieme ad Andrea abbiamo calato le canne finalmente e ho deciso di calare una canna a break con una boa gonfiabile e l'altra ho deciso di calarla a pietra in un grande scalino. Una novità di questa sessione sono i nuovi segnalatori che mi ha gentilmente offerto Davide di Ceraket e non vedo l'ora di metterli in funzione, sperando che stasera parti un bel siluro. Un altro nano per la mia gioia. Buongiorno raga, questa notte abbiamo avuto 3 sbreccate, però di pesci piccoli, non superavano il metro. Questo però non ci demoralizza perché se girano loro sicuramente ci saranno anche big. Adesso ci stiamo preparando a riposizionare le canne, usciremo con Andrea in gommone, cercheremo di trovare qualche altro spot e riposizioneremo le canne. Raga, stiamo facendo una contro break perché qua abbiamo diverse canne lungo la spiaggia, per cui la contro break ci serve per non che si ingarbugli la lenza con appunto le altre canne che abbiamo giù, e poi anche c'è il filo è molto meno quello che c'è in acqua. Facendo in questo modo evitiamo che le alghe facciano un casino. Abbiamo appena finito di calare tutte le canne
almeno le mie, manca l'ultima di Andrea che andremo a breccare sotto la prismata. Come sapete ho avviato la collaborazione con Andrea di Roller Fishing, di questo aggeggino qui, che serve a recuperare le lenze disperse nell'ambiente oppure quando facciamo una montatura. Visto che Andrea è stato bravo, pratica la pesca spinning, questo glielo regaliamo. Grazie. Tanto sappiamo che lui lo userà e spero che sia contento. Già Ho perso un pezzo, quindi questo lo giri, lo tiri fuori, che si tira fuori facilmente, mo le mani E dentro ci metti, sì. ci metti piombi, ami, quello che Sì, vuoi. sì, sì. È stampato 3D sta cosa qua. Esatto. Figo. Tipo prendi la lenza, la inserisci all'interno, così. Ah, dove c'è il buco, lo spazietto. Dove vuoi, giri e se la tira. E se la tira dentro. Una volta che hai tirato, sgancia il moschettone, Da qua? sì, tiri su Ah, ok. e tiri tutto. Va benissimo, lo proveremo. Ok, Grazie mille. prego. Dai, ferro sto nano, ferro sto nano. Un altro nano, ragazzi. Minchia, quante telecamere che abbiamo, Col sono centro importanti. dell'attenzione. Oh, telecamera. Io e nani. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Questo lo metto in montaggio. Va bene ragazzi, visto che lui non vuole mangiare, andiamo a mangiare. Stavamo iniziando a pranzare ed è partita la canna con un nano, il solito nano. Però ha capito che avevamo fame e quindi non si è lamato proprio. Ragazzi che non parlano perché quando mangiano. Quando si mangia non si parla. Esatto. Qui c'è Thorax. Questo è rapido. Vedi che ha la bocca molto grossa, però senza denti. Sembra un cavetano, Però la bocca cattiva. Davide vi mostrerà la funzionalità dei suoi segnalatori che autocostruisce. Spiegali tu come funzionano. Allora, come potete vedere ci sono di colore bianco, nero e da quest'anno arancione. Ci sono due tipi di attacchi, uno fisso e uno rapido. Quello rapido se voi volete rimuovere il segnalatore una volta che avete il pesce in canna. Fisso come questo, se invece non vi dà fastidio lasciarlo montato. Ci sono due LED, quello di destra rimane acceso quando suona, in modo che voi potete capire quale segnalatore ha suonato, se ne avete su più canne. Quello di sinistra si accende e si spegne con il movimento della canna. Quindi lo accendete dritto così e lo inclinate in avanti finché non smette. Poi lo provate, siete a posto. Quando sbrecca la canna viene su e vengono quindi su insieme e fa il suono fisso. Stessa cosa quando si piega in avanti. Adesso ho il dito io davanti, si sente un po' di meno. Poi c'è la centralina, avete un moschettone comodo, regolazione del volume, accendiamo. Se vi interessano c'è Racket Catfish Alarms. Abbiamo appena messo giù l'ultima canna, quella di Andrea. Adesso ci godiamo questo tramonto magnifico e attendiamo la notte, sperando che il fiume ci ripaghi stanotte. Thank you.
Abbiamo appena terminato la cena e adesso aspettiamo solo che la centralina suoni all'impazzata. Ci crediamo, ultima notte sul fiume insieme ad Andrea e Davide. Domani smontiamo tutto. Buonanotte. Ragazzi, penso che questo sia l'ultimo pesciotto della sessione, il più grande di questa sessione. Adesso mi faccio una piccola foto di rito per ricordo e lo rilascio. Fa freddissimo. Un pesciotto è uscito, non enorme, però la taglia media l'abbiamo alzata e siamo contentissimi così. L'importante era stare insieme e passare 3 giorni bellissimi e così è stato. Piantato. Ragazzi, stavamo smontando l'accampamento, avevo tolto anche i segnalatori dalle canne e all'improvviso abbiamo visto la canna in piega ed è arrivato lui. Un bel siluro sul 1,60 m che ci ha colto di sorpresa ma ci ha fatto comunque divertire. Marco era andato a prendere la macchina e ho dovuto registrare tutto da solo, ma comunque me la sono cavata. Aspetta che taggo. Sì, tagga come una bestia. Ci siamo? Dai, Chuck, azione! Chuck si gira! Ragazzi, la nostra sessione sul fiume Po insieme ad Andrea termina qui. È stata veramente un'esperienza bellissima, divertentissima. Qualche pesce è venuto fuori, anche se non di taglia grandissima, però l'importante è divertirsi, come dico sempre nei miei video. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto, ci siamo conosciuti perché noi ci siamo conosciuti, diciamo, qui sul posto, certo. Anche se parlavamo spesso sui social. Secondo te qual è stata la dinamica
che sono usciti solo pesciotti piccoli. Sarà perché sicuramente il periodo non aiuta, infatti la giornata di ieri è stata molto calda per essere comunque Sì, metà c'erano 20 marzo, gradi, più di 20 gradi. più di 20 gradi e quindi l'acqua si sta iniziando a scaldare e si muovono i pesci piccoli, quindi ormai bene. va a fortuna beccare il grosso che gira. Va Però bene. ti sei fatto un'esperienza, Sì, quindi un'esperienza bellissima che hai pescato in un consiglio. posto nuovo. Sì, soprattutto. posto nuovo è un fiume che veramente può regalare grosse emozioni. Io vi saluto tutti, vi ricordo di lasciare un like al video, di iscrivervi al canale e di seguirmi sulle pagine Instagram e Facebook. Ciao Sì, ma Andre. seguite anche il mio canale. però. Seguite Andre World Fishing. Dopo che lo porto a giusto? pescare, questo non mi fa neanche... Ho dimenticato di dire la cosa più importante. Seguite Andre World Fishing su YouTube, poi vi lascerò tutti i link in descrizione. E Andre, è stato un piacere. Grazie e a ci te, vediamo ci vediamo alla prossima. prossima. Ciao ragazzi. Ciao.